Cambia il punto di vista per attrarre abbondanza. Negli anni ho sperimentato personalmente le affermazioni positive, sia per attrarre ricchezza e benessere, sia per la salute e l'intelligenza. Sull'efficacia di tali affermazioni non ci sono dubbi. Lentamente il subconscio registra le frasi positive e lentamente ciò che desideri inizia a realizzarsi. Negli anni ho seguito corsi motivazionali che hanno aiutato a rendermi ancora più positivo e attrattivo, ma piano piano ho visto che l'effetto svanisce e ti accorgi che devi ricominciare a seguire corsi o farti un'altra mesata di affermazioni sull'abbondanza. Questo è un fatto normalissimo, visto che il mondo in cui viviamo è sempre più frenetico e isterico. Ogni giorno, nonostante la nostra positività, si viene a contatto con persone e avvenimenti che riscrivono quotidianamente il nostro subconscio in maniera naturalmente negativa. Dopo anni di meditazioni e sperimentazioni sulla mia persona, sono arrivata alla conclusione che l'aiuto di 10-20 minuti al giorno di musica motivazionale non può contrastare a lungo una giornata fatta di avvenimenti più o meno negativi e dannosi. Cosa possiamo fare per contrastare questi avvenimenti? Bene, la risposta è tanto semplice quanto complessa. Bisogna cambiare il punto di vista. Inizia con i tuoi atteggiamenti. Per spiegarti meglio, ti voglio fare alcuni esempi perché purtroppo non è un concetto molto semplice. Quando ti arriva una bolletta, per esempio, il primo pensiero che passa per la testa sarà un pensiero negativo. È quasi ovvio. Soldi buttati, guardi la cifra, è una cifra alta, pensi mamma quanto è caro, mamma ma che palle, eccetera eccetera. Posso garantire che anche se siamo benestanti, il pensiero sarà sempre il solito. A nessuno fa piacere pagare le bollette. Cosa si fa per migliorare questa situazione? Per non inviare un segnale negativo comunque all'universo, al subconscio? Allora iniziamo a sforzare il punto di vista. All'inizio sarà faticoso, ma però con un pochino di impegno e di costanza verrà naturale. Allora, l'esempio è sempre il solito della bolletta. E iniziamo a ringraziare magari per il servizio che ci ha offerto l'ente della bolletta, fosse per la corrente elettrica, per dire grazie alla corrente elettrica che mi permette di vivere agiatamente al caldo, che mi permette di vedere la TV, di sentire la musica. Già iniziamo a ringraziare comunque ciò che questi soldi hanno dato. Quindi sì, sono 100 euro, non sono soldi buttati via, sono soldi che ringrazio di aver utilizzato, che ringrazio di aver speso perché mi hanno permesso di vivere in maniera agiata. Con i miei telefilm state ascoltando, per dire, un video su YouTube adesso, quindi ringraziate questo. Pensate mentalmente al grazie, oppure ancora meglio se riuscite a scrivere questi pensieri su un foglietto. Fa sempre bene anche al subconscio scrivere. Poi nel momento del pagamento, quando andate alle poste o quando la pagate online, prendete l'abitudine di pensare, se possibile, meglio scrivere anche, che i soldi spesi tornano indietro moltiplicati. Paghi 100 euro? Bene, dai 100 euro e pensa immediatamente, mentre stai dando questi soldi, che i soldi tornano indietro moltiplicati. I soldi spesi tornano indietro moltiplicati. Ok? Ricordate sempre di utilizzare un verbo al presente, essenziale anche questo, perché se penserete che i soldi torneranno in un futuro prossimo, anteriore, indefinito comunque, i soldi non torneranno mai, perché il cervello dice sì, i soldi torneranno e si adagia. No, i soldi tornano adesso moltiplicati, quindi è comunque un metodo di parlare al subconscio. Io non dico che se ringraziate quando pagate la bolletta successiva sarà meno cara, ma sicuramente state dando all'universo un segnale non di rabbia, non di depressione, ma di gratitudine e abbondanza. Dovete cercare di essere positivi e di vedere il lato positivo da ogni situazione. Ogni situazione negativa ha sempre gli aspetti positivi,
basta saperli vedere. Inizialmente questa tecnica sarà faticosa, ma anche facendo finta di essere grati per qualcosa che ci sta innervosendo, piano piano inizieremo a essere grati veramente. Ricordatevi che per ottenere dalla legge d'attrazione dobbiamo imparare a chiedere abbondanza, ma se intorno a noi tutti i segnali che stiamo inviando sono contrari a quello che chiediamo, questa potente legge funzionerà molto male. Dobbiamo imparare da ogni situazione per attrarre abbondanza. Ogni giorno dovremo essere grati di essere in salute, di essere ricchi, di essere brave persone. Anche se abbiamo problemi economici o di salute, dobbiamo ringraziare ugualmente per la salute che abbiamo e per la ricchezza. Non bisogna focalizzarci sul problema. C'è un detto che mi ha aiutato a capire la legge d'attrazione quasi da subito. È una storiella simpatica, praticamente fa più o meno così. Ci sono due lupi, uno buono e uno cattivo. Chi sopravvive in caso di combattimento? La risposta è semplice: sopravvive il lupo che nutrirai di più. Quindi, se ci concentriamo solo sulle nostre mancanze, inevitabilmente saremo sopraffatti e i 20 minuti di affermazioni positive giornaliere andranno a farsi benedire. Ma se quotidianamente ci soffermiamo sui pensieri positivi e sulla ricerca della soluzione, evitando il più possibile di pensare al problema, staremo nutrendo il lupo buono, ricordatevelo. Un altro esempio radicato nella nostra cultura è che piove sempre sul bagnato. Cosa c'è di meglio di questo esempio per spiegare la legge d'attrazione? Se sei sfortunato e ti concentri ancora di più sulla tua sfortuna, inevitabilmente ti capiteranno altri eventi sfortunati. Viceversa, casualmente, chi si arricchisce diventa sempre più ricco. Cambia solo il punto di vista. Ognuno si concentra su quello che prova, attraendo quello che chiede. Quindi sfortuna per gli sfortunati, ricchezza per i ricchi. È un punto di vista. Se ci svegliamo la mattina col piede sbagliato, non è detto che tutta la giornata debba andare a rotoli, come spesso succede. Iniziate a remare un po' controcorrente, provateci. Uscite, prendete un caffè al bar, ringraziate per la vita, ringraziate per la possibilità di poter pagare l'euro del caffè. Ricordate a voi stessi che i soldi spesi tornano moltiplicati. Sorridete o sforzate di sorridere. Sforzatevi di sorridere il più possibile. Scommetto che la giornata cambierà direzione. Sicuramente. Se vi piace, scrivete nei commenti le vostre esperienze con la legge d'attrazione. A me fa piacere. Provate a seguire questi consigli. La vita sembrerà più positiva. E sarà più positiva. Ciao a tutti.